July 2054 AD. Questo mese non solo si festeggia l'ultimo trentennio di vita della Terra, ma ho deciso di riportare in auge l'iconico notiziario settimanale perché ci sono state parecchie notizie interessanti di cui vorrei discutere. In un periodo in cui tutta l'attenzione è focalizzata su Zelda, che ha recentemente pubblicato un trailer che evidenzia le principali meccaniche del gioco, che sembra aver preso molta ispirazione da Tears of the Kingdom, sono passati in secondo piano notizie di un certo spessore come la portata del nuovo Xenoblade e dello stato di sviluppo del professor Layton nel nuovo mondo a vapore. Se volete supportare la serie potete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Partiamo dal gioco che sto aspettando di più per il 2025 dopo Layton, ossia Little Nightmares 3. Alla Gamescom Opening Night di qualche giorno fa è stato svelato un nuovo trailer sul gioco con particolare accento sulla collaborazione tra i due protagonisti. Almeno dal video sembra a tutti gli effetti che questo capitolo segua le orme del predecessore con prevalenza delle fasi action a quelle horror. È importante sottolineare che il prodotto non è stato sviluppato dagli autori originali, i quali sono stati acquisiti da un'altra azienda e attualmente sono impegnati nella creazione di un nuovo titolo, anch'esso presentato durante la conferenza, denominato Reanimal. Bastano pochi istanti per percepire l'essenza della produzione, che riprende in modo impeccabile l'atmosfera dei primi due Little Nightmares, offrendo sequenze terrificanti ricche di adrenalina. Unico problema è che per adesso è stato annunciato solo per PlayStation 5. Passiamo ad un titolo che mi ha affascinato sin dal suo annuncio grazie al clima di mistero che l'autore è riuscito a creare in modo impeccabile con il teaser. Sto parlando di Emio, l'uomo che sorride. Le mie aspettative sono state pienamente soddisfatte dopo aver testato la demo del gioco, che tra l'altro è stata sviluppata in maniera eccellente. I capitoli, anziché essere disponibili tutti in una sola volta, vengono rilasciati progressivamente similmente a degli episodi di una serie televisiva. Pur essendo classificato superficialmente come un adventure, in realtà ha un'identità molto particolare. È un gioco investigativo in cui la trama ha un ruolo dominante, molto differente dalle classiche visual novel da cui se ne discosta tramite l'introduzione di meccaniche come l'esplorazione alla ricerca di indizi e soprattutto la partecipazione attiva dell'utente, che è chiamato continuamente a scegliere la modalità di sviluppo delle indagini e a rispondere a domande riepilogative sul caso. La trama è estremamente avvincente e racconta di un assassino che, come suo marchio distintivo, lascia sulle sue vittime un sacchetto con un volto sorridente, da cui deriva il titolo stesso del gioco. Attualmente è possibile provare la storia fino al capitolo 2, il 28 agosto sarà reso disponibile il capitolo 3 ed il giorno seguente sarà rilasciato ufficialmente. Si tratta di un'esperienza coinvolgente che continua a far suscitare riflessioni e formulare teorie anche a console spenta. Ad esempio, aprendo una piccola parentesi e saltate avanti se non volete sentire le mie speculazioni sul presunto colpevole del titolo, io ho trovato la testimonianza di Ayumi piuttosto sospetta, poiché era a conoscenza di un dettaglio estremamente riservato riguardante l'assassino, ovvero l'abitudine di porre sacchetti sulla testa delle vittime, ma questa informazione non era mai stata comunicata dall'ispettore. Non posso esprimere un giudizio sul gioco completo, ma dalle mie esperienze finora sto apprezzando tantissimo la produzione, complici anche le musiche e gli effetti sonori che contribuiscono a creare un'atmosfera cupa quasi ai limiti dell'horror. Rimanendo in tema lutto, questo mese si è verificata la perdita di due talentuosi doppiatrici nel settore dei videogiochi. Rachel Lillis, nota per aver dato la voce nella serie Pokémon a Misty e Jessie, è venuta a mancare all'età di 46 anni. Allo stesso modo ci ha lasciati all'età di 61 anni Atsuko Tanaka, la doppiatrice giapponese di Bayonetta, che prese parte anche al più recente Cereza in The Lost Demon, pubblicato l'anno scorso. Lunedì è appena terminato il 34esimo evento di Tetris 99, dedicato questa volta a Splatoon 3, in particolare al DLC La Torre dell'Ordine, una modalità roguelike rilasciata quest'anno che vede protagonista numero 8 che dovrà liberare i piani dei nemici con l'obiettivo finale di giungere in cima alla torre. Il 20 agosto Miyamoto in persona ha presentato il Nintendo Museum, un evento di grande fascino e nostalgia tra i più memorabili degli ultimi anni. Oltre a servire come una risorsa completa che copre non solo i software ma anche le periferiche delle console della grande N, possiede anche sfumature di intrattenimento, consentendo agli utenti di provare una selezione di minigiochi in maniera non dissimile da un parco divertimenti. Tra la collezione esposta, mostre interattive, ristoranti, negozi, finanche una sezione dedicata alla creazione di carte Hanafuda che costituiscono le radici stesse dell'azienda, la cura riposta in questo progetto è stata senza pari.
È arrivato il cuore del video, il momento di parlare del futuro di Monolith Soft e quel che significherà per il mercato l'arrivo dei prossimi giochi. Innanzitutto Takahashi questo mese ha comunicato personalmente di star cercando personale per lo sviluppo di un nuovo RPG. Da notare l'ubicazione della parola new all'interno delle virgolette, che rivela come il titolo in sviluppo non è da intendersi come un nuovo gioco RPG, quanto piuttosto un gioco appartenente alla nuova categoria denominata New RPG. Se già 10 anni fa Monolith Soft aveva stupito il mondo con Xenoblade Cross, dimostrando come il loro talento era ad una distanza siderale rispetto a qualsiasi altra software house, non oso immaginare quel che tireranno fuori con il nuovo hardware Nintendo molto più potente rispetto al passato. Quel che sappiamo finora è che il gioco è in sviluppo con nome in codice Project Legacy e che sarà un action 3D, ed io sono sicuro che sarà un'opera in grado di stravolgere il panorama videoludico, che inventerà un nuovo modo di approcciarsi al videogioco. Spero solo che il director non ricommetta l'errore del capitolo Cross, stando ben attento questa volta che il gameplay non soppianti il vero cuore della serie, la componente narrativa, l'elemento dove affondano le sue radici. Yasunori Mitsuda, il celebre compositore della serie, ha ricondiviso poi il post dell'annuncio di Takahashi, quindi è molto probabile che rimarrà ad occuparsi del reparto sonoro. Ed a proposito di musiche, negli ultimi giorni si è verificato un evento molto strano, degno di nota nell'universo Square Enix. Dopo più di 25 anni dal suo rilascio è infatti iniziato il caricamento della colonna sonora di Xenogears sul suo canale ufficiale. Nel frattempo sui social ha sollevato una questione che in altre situazioni sarebbe stata considerata del tutto innocua, tuttavia considerando che poco prima aveva condiviso i brani di Xenogears mi fa pensare che stiano cercando di raccogliere informazioni su un'ipotetica ricezione del pubblico riguardo un potenziale remake. La domanda riguardava l'RPG che più aveva segnato i giocatori nella loro vita, e se le probabilità di vedere una riproposizione della prima opera di Takahashi erano bassissime, dopo aver dato una rapida occhiata ai commenti in cui quasi nessuno ha citato il titolo, direi che vedere un'operazione del genere oggi, senza nessuna garanzia sulle vendite, rasenta l'impossibile. Ritornando a Xenoblade, Koei Tecmo, celebre software house nota per la produzione di Musu, tra cui quelli di Zelda e Fire Emblem, ha comunicato che continuerà a lavorare con Nintendo in futuro. Qui si rimane ancora nel campo delle teorie, ma io continuo a ritenere, oltre che fattibile, anche indispensabile uno Xenoblade Warriors che integri la trilogia principale e risponda alle domande irrisolte prima della nuova produzione a cui sta lavorando Monolith Soft al momento. Da questa settimana si potrà inoltre prenotare l'action figure dedicata agli uni di Xenoblade 3 in vendita a $77,99, poco più di 80 euro. Il pacchetto comprende tutti gli elementi essenziali, tra cui volti con espressioni diverse e mani in varie posizioni per consentire al personaggio di adottare una vasta gamma di pose ispirate al gioco. È possibile effettuare l'acquisto sul sito ufficiale di Goodsmile. Chiudo l'angolo Xeno con una comunicazione che sarà utile a chi ancora manca qualche capitolo della collezione, perché sono state ristampate nuove copie dei giochi della serie disponibili presso il sito PNP Games, tra l'altro a prezzo scontato. Sebbene non ci sia stata nessuna conferma ufficiale, il lancio del nuovo gioco di Layton subirà ulteriori rinvii, rendendo improbabile la sua disponibilità all'inizio del 2025. Infatti, durante il Level 5 Vision di marzo 2023 sono stati presentati diversi titoli che compongono la line-up di Level 5 per i prossimi anni, tra cui Megaton Musashi, Inazuma Eleven, Victory Road, Fantasy Life I, La ragazza che ruba il tempo, Decapolis e infine Layton. Megaton Musashi è già stato pubblicato, sebbene la notizia sia passata in sordina. Recentemente si sono concluse le fasi di beta testing per Inazuma Eleven, mentre Fantasy Life era inizialmente previsto per ottobre. Tuttavia la software house ha comunicato che a causa di ritardi nello sviluppo è stata posticipata una data che sarà annunciata durante la prossima presentazione, che dovrebbe avvenire verso settembre. In attesa di questo evento, originariamente programmato per aprile, e considerando che alla coda c'è anche Decapolis, è evidente che anche il nuovo mondo a vapore subirà delle ripercussioni. Se in precedenza c'era una seppur minima possibilità di rilascio a gennaio 2025, ora questa prospettiva è completamente svanita. Rimaniamo in attesa dell'annuncio del Level 5 Vision per ulteriori aggiornamenti. Non cessano i rumor riguardanti Switch 2 che vorrebbero che la nuova console comunichi via wireless con la TV, riprendendo un meccanismo di funzionamento molto simile a quello di Wii U. Le ultime voci parlano di una presentazione del successore di Nintendo Switch in arrivo già questo mese, che ritengo uno scenario improbabile considerando che manca poco al suo termine. Ad oggi non c'è nessuna conferma ufficiale, l'unica certezza è che approderà nella prima metà del 2025.
Nintendo ha condiviso una notizia in attesa per chiudere la settimana. A novembre cesseranno i servizi per Animal Crossing Pocket Camp, l'episodio della serie dedicato ai dispositivi mobile. È stato annunciato che il software sarà sostituito da una versione offline che consentirà agli utenti di mantenere le risorse accumulate nel tempo, assicurando che i dati di gioco non verranno persi. I dettagli del cambiamento verranno comunicati nel mese di ottobre e io non posso che temere che il gioco verrà reso disponibile a pagamento e che si sfrutterà l'ennesima occasione per massimizzare i profitti. Intanto Limited Run Games, per l'imminente rilascio di Sonic Cross Shadow Generation, mette a disposizione una Collector's Edition mastodontica. In essa, oltre al classico gioco, steelbook, artbook e soundtrack, sono presenti anche un'enorme statua, dei portachiavi, 3 action figure ed un certificato di autenticità numerato. Non manca niente in questa edizione se non fosse per il prezzo spropositato di $250. Living in harmony with Mother Nature, the noble boar, the humble bumblebee. Lego ha annunciato 3 nuovi set di Animal Crossing, un'intera nuova serie di Mario Kart e per finire il 1° settembre sarà disponibile l'albero Deku di Zelda alla modica cifra di €299,99. La domanda a questo punto è: perché acquistare Nintendo Switch 2 quando si può investire la stessa quantità di denaro, se non di più, per completare la collezione Lego di Nintendo? I campionati mondiali di Pokémon 2024 hanno visto trionfare un concorrente italiano che ha prevalso in finale su un avversario giapponese aggiudicandosi un premio di $30.000. Complimenti alla visione strategica del vincitore, che ha testimoniato come questo traguardo sia stato il risultato di un percorso di studio e preparazione durato anni. E poi ci sono io che non riesco a giocare più di 5 minuti a Pokémon senza che sia afflitto da stanchezza, nausea ed un'irrefrenabile voglia di chiudere il gioco. Pokémon Trading Card Game Pocket, app che permette di registrare le proprie carte collezionabili, è stato annunciato su smartphone per il 30 ottobre. Si tratta sicuramente di una notizia epocale che cambierà il mondo, o forse no. Chiudiamo con un grande dono di Nintendo offerto ai fan di ben 4 giochi gratuiti da provare: Enter the Gungeon, Tetris Effect Connected, Power Wash Simulator e Cassette Beast. Scaricandoli e avviandoli potete ricevere una valanga di punti di platino da utilizzare nel My Nintendo Store. E dimenticavo il dettaglio più importante di tutti: sommando tutti e 4 i titoli si otterrà uno standard qualitativo che non arriva nemmeno alla sufficienza. Questo penso proprio sia l'esempio concreto di gioco del Crash! Bene, il video termina qui. Fatemi sapere se vi piacerebbe una maggior frequenza di questi notiziari, ma soprattutto scrivetemi cosa ne pensate dei titoli appena discussi nei commenti. Per non perdervi le ultime novità sull'universo Nintendo potete seguirmi su tutti i miei social che trovate linkati in descrizione. Vi ricordo che quest'anno sono in arrivo altri contenuti dedicati al professor Layton. Nel frattempo potete vedere in sovrimpressione il mio ultimo video sulle mie aspettative sul nuovo mondo a vapore. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!